Benvenuti amici. Oggi voglio parlarvi di un argomento che potrebbe letteralmente cambiare il vostro livello di energia, il vostro umore e la vostra salute complessiva: la carenza di ferro. Vi siete mai sentiti stanchi, affaticati o con poca energia anche dopo aver dormito a sufficienza? Avete notato che la vostra pelle sembra più pallida del solito o che i vostri capelli e le unghie sono diventati più fragili? Potrebbe sembrare una semplice stanchezza o un periodo di stress, ma in realtà questi sono spesso i primi segnali di un problema più profondo. E se vi dicessi che questi sintomi potrebbero essere causati da una carenza di ferro? La carenza di ferro è una condizione che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, ma spesso passa inosservata fino a quando non diventa più grave e sfocia in anemia. Ma iniziamo dicendo che il ferro è un minerale essenziale per diverse funzioni vitali nel nostro corpo. È fondamentale per la produzione di emoglobina, la proteina che trasporta l'ossigeno dai polmoni a tutte le cellule attraverso i globuli rossi. Inoltre, è parte della mioglobina, che immagazzina e trasporta ossigeno nei muscoli, supportando le attività fisiche. Il ferro è cruciale anche per il metabolismo energetico, poiché aiuta le cellule a produrre energia, e per il sistema immunitario, rafforzando le difese contro le infezioni. Il ferro svolge un ruolo importante anche nello sviluppo cerebrale e cognitivo, influenzando memoria, attenzione e apprendimento, specialmente nei bambini. Infine, è coinvolto nella sintesi del DNA e nella crescita cellulare. Una carenza di ferro può portare a anemia, affaticamento, debolezza e una ridotta capacità del corpo di combattere le infezioni. Tuttavia, i sintomi precoci possono manifestarsi molto prima e se li riconoscete in tempo, potete agire rapidamente per prevenirla. Pensateci un attimo. Quanto spesso vi capita di sentirvi esausti senza una ragione apparente? Questa sensazione costante di affaticamento è uno dei primi segnali di una possibile carenza di ferro. Il vostro corpo non sta ricevendo abbastanza ossigeno perché i vostri globuli rossi, che trasportano l'ossigeno in tutto il corpo, sono in difficoltà a causa della mancanza di ferro. Oltre all'affaticamento, potete notare un cambiamento nel colore della vostra pelle, che diventa più pallida. Questo avviene perché senza sufficiente ferro il vostro corpo non produce abbastanza globuli rossi sani e la riduzione dell'afflusso di sangue alla pelle la rende meno luminosa. Vi siete accorti che i vostri capelli sono più fragili del solito? Se si spezzano facilmente o sembrano meno vitali e le unghie diventano sottili e si rompono facilmente, questi sono ulteriori segnali che i livelli di ferro nel vostro corpo sono bassi. E poi c'è un sintomo strano e spesso frainteso: il desiderio di masticare ghiaccio o altre sostanze non alimentari. Questo disturbo è conosciuto come pica ed è spesso associato alla carenza di ferro. Infine, chi soffre di questa condizione può anche avvertire frequenti mal di testa o vertigini, poiché meno ossigeno riesce a raggiungere il cervello. Vi riconoscete in alcuni di questi sintomi? Non preoccupatevi, perché la buona notizia è che prevenire la carenza di ferro è possibile e si può fare facilmente attraverso la vostra alimentazione quotidiana. Ecco dove la dieta gioca un ruolo fondamentale. Esistono due tipi di ferro che possiamo assumere: il ferro eme, che si trova negli alimenti di origine animale, e il ferro non eme, presente negli alimenti vegetali. Il ferro eme è più facilmente assorbibile dal corpo, ma anche chi segue una dieta vegetariana o vegana può ottenere il ferro necessario attraverso una combinazione intelligente di alimenti. Siete curiosi di sapere quali cibi dovrebbero essere sulla vostra tavola per prevenire la carenza di ferro? Se consumate carne, alcuni degli alimenti migliori per aumentare i vostri livelli di ferro sono la carne rossa, il fegato, il pollo e il pesce. Questi alimenti sono ricchi di ferro eme, il tipo che il corpo assorbe facilmente. Ma se preferite una dieta a base vegetale, non preoccupatevi. Anche lenticchie, spinaci, tofu, semi di zucca e cereali fortificati sono ottime fonti di ferro, sebbene questo sia di tipo non eme, un po' più difficile da assorbire. Ecco un segreto per aumentare drasticamente l'assorbimento del ferro non eme: la vitamina C. Questa vitamina è in grado di migliorare l'assorbimento del ferro vegetale, quindi assicuratevi di aggiungere agrumi, peperoni, fragole o broccoli ai vostri pasti. Provate a spremere un po' di limone sulle vostre lenticchie o a gustare una fresca insalata di pomodori e peperoni accanto al vostro piatto principale. Ma c'è di più. Alcuni alimenti possono bloccare l'assorbimento del ferro, come i tannini contenuti nel tè e nel caffè, o i fitati presenti nei cereali integrali e nei legumi. Non sto dicendo di evitarli del tutto, ma cercate di non consumarli insieme ai pasti principali ricchi di ferro.
per non ostacolare l'assorbimento di questo prezioso minerale. Infine, se sospettate di avere una carenza di ferro nonostante seguiate una dieta equilibrata, potrebbe essere necessario ricorrere agli integratori. Tuttavia, è fondamentale consultare un medico prima di assumerli, poiché un eccesso di ferro può essere dannoso tanto quanto la sua mancanza. Adesso che conoscete i sintomi precoci della carenza di ferro e sapete come prevenirla con la dieta, è il momento di fare una riflessione sulla vostra alimentazione quotidiana. C'è abbastanza ferro nei vostri pasti? Se la risposta è no, è il momento di fare qualche aggiustamento. Non aspettate di sentirvi esausti o di notare altri segni evidenti. Agite subito. Aggiungere gli alimenti giusti alla vostra dieta potrebbe migliorare la vostra energia, la salute e il benessere complessivo. Se volete continuare a scoprire nuovi segreti per una vita più sana e ricca di energia, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Grazie per averci seguito e ricordate, il benessere inizia nel piatto.